Bene, com'è viaggiare ai confini del mondo in tempo di pandemia? Beh, diciamo stressante. In osservanza alle disposizioni del recente decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi chiediamo di rispettare la distanza sociale interpersonale per la vostra sicurezza sanitaria. Sembra proprio di vivere durante l'Apocalisse o in un set della nuova stagione di The Walking Dead. In questi giorni ho cercato di fare il misterioso su Instagram, cercando anche di chiedere dove che mi trovassi mentre pubblicavo qualche storia. Ho ricevuto tutte le risposte più disparate. Alcuni dicevano che magari mi potevo trovare in Turchia, in Russia e in Amazzonia. Ma dov'è che mi trovo esattamente? Bene, mi trovo a Inari, Lapponia, Finlandia, Circolo Polare Artico. Cos'è che ci faccio qui? Beh, per rispondere a questa domanda seguite tutto il video e ne riparliamo più tardi o un'altra volta. Comunque, il viaggio è stato avvilente. Ho fatto Catania-Amsterdam, Amsterdam-Helsinki, Helsinki-Inari. Però in realtà il viaggio è durato tipo 2 giorni, perché sono partito alle 4 di pomeriggio da Catania, poi sono arrivato ad Amsterdam circa alle 7. Avevo l'aereo per Helsinki alle 9 di sera, sono arrivato alle mezzanotte e qualcosa ore locali. Avevo un ostello proprio a 10 minuti di camminata dall'aeroporto, quindi sono andato lì. L'unica cosa è che non appena sono arrivato ho incontrato un signore italiano sulla cinquantina che non riusciva ad entrare nell'ostello. Allora, anche se io comunque avevo già fatto l'accesso, avevo la chiave della stanza e tutto, il codice anzi, perché era tutto elettronico, super tech, sono stato praticamente un'oretta con lui, anche se erano praticamente l'1 di notte, per cercare di aiutarlo ad entrare nella sua stanza. Quindi alla fine gli ho fatto fare l'accesso e bla bla bla, mi ha ringraziato e alle 2 di notte sono andato a dormire. Buongiorno, sveglia traumatica dopo nemmeno 4 ore di sonno. Sono circa le 6:20 e alle 7 mi vado a incontrare con gli altri ragazzi per andare in aeroporto tutti insieme. Vabbè, tutti insieme, siamo 3, però tutti insieme. Tra l'altro non ho un goccio di acqua, per fortuna che ho ricimolato queste 2 lattine nei 2 aerei che ho preso ieri, perché altrimenti sarei a secco completamente. Sì, vabbè, Coca-Cola alle 5 del mattino, però almeno posso bere. Il nostro volo era alle 9, però abbiamo pensato di magari andare un po' prima, consegnare i bagagli, fare i controlli e fare magari colazione lì. In realtà non ho fatto colazione lì perché, voglio dire, un caffè 5 euro, sinceramente non me la sono sentita. Comunque poi durante il volo, vabbè, avevo dei biscotti colussi al cioccolato, buonissimi, e nell'aereo, vabbè, ho bevuto un latte, che sarebbe, vabbè, caffè con un po' di latte. Quindi praticamente quella è stata la mia colazione. Oddio. Siamo arrivati a Inari alle 10:30 e qualcosa. E da lì abbiamo preso un taxi dall'aeroporto di Ivalo a Inari. Ci ha messo circa un'ora e costava 20 centesimi ogni 5 secondi. Tuttavia non ci abbiamo messo più di 5-10 minuti per vedere delle renne, infatti niente, eravamo lì per strada, io stavo cercando di registrare un video sulla strada, vabbè, strada finlandese tipica, e giusto c'erano delle renne, abbiamo rallentato e sono riuscito a riprendere le renne, bellissimo, prima volta che vedo le renne. Amazing. Comunque Inari è un posto meraviglioso. Quel giorno stesso abbiamo fatto colazione / pranzo con delle uova strapazzate e poi siamo andati ad esplorare un po' il surroundings, no? E i dintorni. Siamo andati in un boschetto vicino, abbiamo visto la sauna, abbiamo visto tutto il lago, cioè un porticciolo, diciamo, vicino al laghetto. Laghetto, insomma, lago, lagone. Meraviglioso, davvero meraviglioso, nulla da dire. Ma in realtà la bellezza di questo posto l'ho percepita già dall'aereo, perché dall'aereo ho ripreso tutta l'area e niente, è semplicemente un posto meraviglioso, immerso nella natura proprio pura. Non sono mai stato in un posto così, quindi niente, per me è meraviglioso. L'unico aspetto negativo di questo posto è il cibo, perché vabbè, lasciamo perdere. Finnish people thinks that this is spaghetti. Patate con salmone e un qualche tipo di crema con fake spaghetti. Potrebbero fare dei miglioramenti i finlandesi.
Comunque, l'ala della struttura dove viviamo è semplicemente meravigliosa. Abbiamo tutti quanti una stanza singola, perché teoricamente durante questi 3 giorni siamo in una sorta di quarantena di 3 giorni, nonostante siamo tutti vaccinati, abbiamo tutti fatto oltretutto il tampone per venire in Finlandia, però la Finlandia ha questa regola che tu devi comunque stare 3 giorni isolato, diciamo, il più possibile, e poi fare un altro Covid test dopo 3 giorni, che noi faremo domani praticamente, perché questo è il mio secondo giorno qui praticamente. Quindi ecco perché abbiamo tutti una nostra, diciamo, stanza privata, non abbiamo il bagno privato, però vabbè, e oltretutto dalle nostre stanze, non dalla mia ma nelle altre stanze, più dal salotto e dalla cucina abbiamo una vista sulla foresta da quel lato e sul lago da questo lato. Soprattutto poi d'inverno, noi abbiamo immaginato d'inverno con l'aurora boreale, sarebbe bellissimo essere qui d'inverno proprio, perché comunque adesso è estate, non c'è la neve per esempio, nonostante siamo nel circolo polare artico non c'è la neve. E che altro? Il meteo, è freddo, però non troppo freddo e né troppo caldo. Per me che venivo dalla Sicilia con 45 gradi, diciamo che si sta molto bene. Io non sono un amante del freddo, però questa temperatura è perfetta. Poi oggi c'è giusto un pochettino di venticello fresco, però nulla di troppo infattibile. Ma quindi in sostanza che ci faccio qui? Come ci sono finito e appunto cosa faccio? Cosa farò? Diciamo che c'entrano la Commissione Europea e il Corpo Europeo di Solidarietà di cui sono volontario. Ma comunque ne parlerò meglio nel prossimo video, quindi iscriviti al canale per non perderti appunto i prossimi video dalla Finlandia e fammi sapere di cosa ne pensi di proprio questo video, lasciando magari un mi piace e scrivendomi un commento. E di niente, alla prossima!